Salve a tutti carissimi, qui è Dario ed eccoci qua tornando in questo nuovo video. Buongiorno a tutti. Oggi giornata pazzesca per quanto riguarda Bitcoin e tutto il mondo delle criptovalute. Siamo tornati finalmente ad un range di prezzo di un anno fa. Bitcoin ha appena superato i 40-41 mila dollari addirittura e siamo di fronte ad un periodo molto positivo per Bitcoin. Ricordiamo che siamo tutti quanti in attesa di un possibile ETF negli Stati Uniti. La SEC dovrà prendere delle decisioni, ma probabilmente ci siamo vicini. Non vi faccio spesso video sulle criptovalute. Questo mi dispiace molto e cercherò di rimediare perché da quando mi sono imbattuto in questo mondo mi sono completamente innamorato. Io sono un holder fisso oramai per quanto riguarda Bitcoin. Non mi metto lì a speculare, a fare trading, ad andare in short. Diciamo, faccio le mie operazioncine a mercato detenendo comunque sempre e comunque i miei Bitcoin e tutte le altre mie altcoin. Questo per dire che non punto semplicemente nell'investimento di criptovalute cercando un'alternativa di guadagno, ok? Io mi sono informato Bitcoin, ho studiato Bitcoin, ho visto la sua tecnologia, ho visto quale fosse proprio il suo progetto, ok? Ossia quello, per quanto mi riguarda, di andare contro al sistema bancario di cui siamo, al sistema bancario tradizionale di cui siamo abituati noi, ok? Principalmente per combattere l'inflazione, perché ormai sapete bene che Bitcoin, come tutte quante le criptovalute, sono limitate a differenza del denaro tradizionale, ok? Ed una volta aver avuto il quadro chiaro su tutto quanto, ho deciso di buttarmici. Io sono uno di quelli che ha preso, che ha investito in Bitcoin. Io sono uno di quelli che ha investito in Bitcoin attendendo un po' il momento giusto, ma non attendendo troppo, ok? Ci sono tante persone che purtroppo, e dico purtroppo perché probabilmente non sono entrate a mercato e continuano ad attendere una discesa di Bitcoin. Purtroppo quelle persone sono coloro che aspettavano i 10.000 dollari, ok, di Bitcoin, quando sappiamo bene che è arrivato sui 15-16 mila. Io sono entrato sui 18.000 dollari, linea di massima, ed oggi 4 dicembre Bitcoin è tornato a 41.000 dollari. Andiamo comunque a vedere le notizie di oggi, ragazzi, sui siti principali. Vediamo innanzitutto le crypto bubbles, quelle qua, di tutte quante le criptovalute principali. Vediamo Lunk, che ha avuto una grande ripresa nella settimana facendo performance molto importanti, 114%. C'è una bella ricrescita per Lunk. Starei comunque, io detengo dei Lunk, ok? Detengo dei Lunk, non tantissimi, ma starei un pochettino calmo ad investire ora perché c'è tanta FOMO. Spero sempre che le criptovalute vadano sempre al meglio, ragazzi. Lo spero per tutta quanta la community. Spero sempre che vadano al meglio, ma ho timore di Lunk che tutto quello che stiamo vedendo questo periodo sia sola e pura speculazione, ok? Ci persi parecchio con la vecchia Luna, quando ci fu il crollo totale di Luna, e pensando al passato, diciamo per esperienza, tra virgolette, voglio starmene a disparte buono e tranquillo, ok? Ma per quanto riguarda Bitcoin, eccolo qui, ragazzi, il grafico di Bitcoin giornaliero. In questo momento siamo a 41.587 dollari. Il nostro indicatore oramai dal 24 di ottobre, dal 23 di ottobre ci disse di andare in buy. Ha valutato le resistenze avvenute in passato e ha detto questo deve salire. Ci aveva preso, molto spesso ci prende, ragazzi, con il grafico daily o a 4 ore ci prende molto spesso. È un bel grafico questo, molto interessante, che uso spesso. Ma facciamo un attimino un'analisi tecnica del grafico di Bitcoin, ragazzi. Togliamo un attimino l'indicatore. Resistenza principale che doveva oltrepassare Bitcoin è quella dei 37-38 mila dollari, cosa che è riuscito a fare in questi giorni, raggiungendo livelli che non si vedevano dall'oramai lontano maggio 2022, ragazzi. Parliamo di un anno e mezzo, insomma questi sono livelli molto importanti, ragazzi, per quanto riguarda il lato mentale, ok? E la mia resistenza, diciamo resistenza minore che ho valutato è quella lì dei 41.000, ok? Dei 41.000 che sta al centro tra i 37-38 e i 44-45 mila dollari, ok?
Diciamo, queste due resistenze in rosso sono le resistenze che reputo più importanti. Credo... vi ricordo, ragazzi, che questi non sono dei consigli finanziari, è soltanto il mio studio che mi sono fatto con il tempo. Il mercato è imprevedibile, come ben sappiamo tutti quanti. Credo comunque che per un po' di tempo staremo in questo range di prezzo, ok? Quindi parliamo dei 38 fino ad arrivare al 45-46 mila dollari. E come abbiamo visto nel lontano oramai gennaio 2022, maggio 2022 abbiamo avuto questa lateralizzazione. Penso che potremmo vedere una cosa del genere nuovamente. Poi, come ben sappiamo, ad aprile ci sarà l'halving del Bitcoin. Non credo che comunque in quel periodo andremo a vedere delle grandissime performance. Ricordiamo comunque che in passato, nei primi halving, abbiamo avuto delle performance che man mano sono andate a calare. Ovviamente questa cosa determinata dal prezzo di Bitcoin, che è sempre più alto, ok? Quindi il prezzo alzandosi sempre di più, la percentuale della performance ovviamente va a calare. Come dire, perché l'UNC in questo momento, questa settimana ha fatto un 114%, perché l'UNC ha un prezzo di 0,0001 dollaro, ok? Se l'UNC sarebbe costata 100 dollari come all'epoca, magari non avrebbe fatto un 114%, ma avrebbe fatto un 4-5%, ok? Ma comunque, tornando al presente, questi sono i due range di prezzo che mi sono fissato per Bitcoin. Potrebbe, ragazzi, succedere realmente di tutto. Bitcoin potrebbe tornare giù, Bitcoin potrebbe tranquillamente arrivare a 50.000 dollari, insomma... In questo periodo Bitcoin è molto imprevedibile, ok? Come vi ho detto, è un ottimo periodo per chi detiene Bitcoin, per chi holda Bitcoin. Periodo invece un po' più difficile per chi fa proprio trading su Bitcoin, ok? Parlando di trading, ragazzi, tanti stanno tralasciando il fatto dell'oro, ok? Oh mio Dio, scusate. Oro che oggi ha fatto una cosa... mai vista prima, probabilmente vista soltanto quando era scoppiata la guerra in Russia, ok? Questa notte, ragazzi, a partire da mezzanotte e mezza su per giù, l'ho visto proprio in diretta. Tanto ricordiamo il bellissimo studio che ci siamo fatti, vi ricordo lo short, ho caricato lo shorts sull'oro una settimana fa, forse di meno, non ricordo. Insomma, stava sui 2020 dollari, abbiamo valutato l'andamento vedendo anche i vecchi massimi storici che aveva avuto l'oro, e avevamo valutato che probabilmente avrebbe raggiunto un range di prezzo tra i 2050 dollari e i 2070 dollari. Cosa avvenuta praticamente subito, 2-3 giorni dopo, l'oro aveva raggiunto i 2040 dollari, 2050 dollari, ma questa notte è avvenuto qualcosa di... assurdo, veramente assurdo. L'oro è esploso, letteralmente, ragazzi, letteralmente esploso da 2072 dollari, raggiungendo addirittura i 2135 dollari. Cosa pazzesca, ragazzi, pazzesca, per poi ritornare giù, come avevamo visto noi con il prezzo che si doveva stabilizzare sui 2050, così sta avvenendo. In questo momento si trova a 2043. Penso che comunque debba ritracciare un leggermente sopra per tornare di nuovo su questo range di prezzo, per poi andare un pochettino a calare, anzi forse magari potrebbe anche farlo tranquillamente da oggi. Peccato per me che questa notte, proprio quando si trovava a 2125 dollari, una posizione in short a 2125 che mi è stata liquidata a 2130. Purtroppo non pensavo toccasse i 2130 dopo questa risalita assurda che ha fatto, ragazzi, assurda. Purtroppo mi ha liquidato la posizione per poi poco dopo tornare giù così. Mi mangio le mani, sarebbe stato un Natale anticipato, peccato, mi dispiace veramente tanto perché era veramente una posizione ottima da detenere fino al raggiungimento dei 2070, su per giù a 2070, ossia verso il supporto o la resistenza di cui vi ho parlato prima, che era quello dei 2070, avrei chiuso l'operazione. Purtroppo mi è andata male, ragazzi, mi è andata male. Questa piccola parentesi sull'oro, che non sto vedendo, ne stanno parlando in tanti su YouTube. Parlano principalmente di Bitcoin perché, diciamo,
è sulla bocca di tutti, ormai Bitcoin è sulla bocca di tutti. Andiamo a vedere comunque qualche notizia riguardante Bitcoin, il record storico dei wallet Bitcoin, ragazzi. Cosa molto 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 importante, i wallet Bitcoin che detengono almeno un Satoshi è di 50 milioni. Un Satoshi cos'è, ragazzi? Un Satoshi è la più piccola parte di Bitcoin. Come leggiamo infatti qui, per la prima volta nella storia sono stati sorpassati 50 milioni di indirizzi sulla blockchain con almeno un Satoshi. Come vi ho detto adesso, un Satoshi è la più piccola unità in cui è frazionabile un Bitcoin ed equivale ad un 100 milionesimo di Bitcoin. Cosa significa questo, ragazzi? Semplicemente significa che c'è una crescita esponenziale degli holder. Sempre più persone credono in Bitcoin, sempre più persone lo detengono. Come ci dice qua, quello che emerge da un quadro simile è che sembrano essere in aumento gli holder, ovvero coloro che dopo aver acquistato Bitcoin li tengono semplicemente in portafoglio a tempo indeterminato per usarli forse in futuro. Diciamo, c'è una differenza sostanziale tra i wallet che detengono Bitcoin e gli indirizzi attivi, ok? Gli indirizzi attivi, ragazzi, semplicemente sono tutti gli indirizzi che hanno almeno una volta avuto una transazione per quanto riguarda Bitcoin nel proprio wallet, ok? Qua parliamo proprio di wallet che detengono Bitcoin, che è ben diverso e molto molto più importante. Inoltre sono stati raggiunti livelli record per quanto riguarda i Bitcoin fermi su blockchain da molto tempo e questo fa davvero pensare che ormai la maggior parte dei possessori di Bitcoin siano holder che li mettono in portafoglio a tempo indeterminato, un po' come faccio io, ragazzi, e sicuramente qualcuno di voi. D'altronde ormai esistono perfino aziende come MicroStrategy che custodiscono le proprie riserve monetarie in Bitcoin, cosa da non sottovalutare. Cointelegraph invece oggi ovviamente articolo sempre per quanto riguarda Bitcoin, il suo superamento di $41.000 e l'oro raggiunge un nuovo massimo storico. Non l'avevo letto ancora, ragazzi, mi era sfuggito probabilmente, ma vedo finalmente un articolo per quanto riguarda anche l'oro. Il prezzo dell'oro infatti ha raggiunto un nuovo massimo storico superando il livello chiave dei $2.100 durante la sessione asiatica. Ma attenzione, ragazzi, i venti speculativi sono ulteriormente alimentati dalla potenziale approvazione di un Bitcoin ETF spot negli Stati Uniti, il primo ETF spot negli Stati Uniti, con ben 13 offerenti, fra cui i colossi di BlackRock e Grayscale. Tutti quanti, ragazzi, oramai stiamo attendendo l'ETF negli Stati Uniti. Una notizia del genere può soltanto che portare scalpore e ancora più volatilità in positivo per quanto riguarda Bitcoin. Quindi per questa notizia non ci resta che aspettare. Siamo secondo me alle porte, ragazzi. La SEC a un certo punto si deve mettere la mano sulla coscienza e dire ok, fammo questa ETF perché non gliela famo più. E quindi staremo a vedere in questi giorni cosa accadrà, se Bitcoin continuerà a salire, se Bitcoin avrà un ritracciamento, insomma staremo a vedere. La mia idea ve l'ho data, ma vediamo soprattutto come si muoverà Bitcoin in direzione del proprio halving. Ragazzi, io vi chiedo come sempre un mi piace di supporto per il canale, fatemi sapere qui sotto nei commenti se state tradando Bitcoin, se lo detenete, che cosa avete intenzione di fare per il futuro di Bitcoin, che obiettivi vi siete predisposti. Noi ci vediamo ad un prossimo video e alla prossima. Ciao a tutti!